al mio canale Elicottero. In questa puntata parlerei di street food giapponesi, ma quelli dolci, non salati, ma dolci. Mi piacciono i dolci sia giapponesi che anche europei. Allora, cos'è street food? Ma comunque street food ci sono meno in Giappone rispetto alle altre nazioni in Asia, tipo Thailandia o dov'è? Thailandia e Malesia. Thailandia e Malesia. E street food è il cibo che puoi comprare per strada, quindi ci sono i negozi a fuori come bancherelle fuori strada e compri e poi lo mangi o camminando o puoi sederti da qualche parte, ma comunque mangi fuori. E in Giappone ci sono questo street food, ma un po' ovunque, però soprattutto nei certi quartieri e soprattutto quando ci sono i festival importanti, grandi, sia può essere festival di rock che anche quelli tradizionali. Allora, quelli street food giapponesi dolci vi presento. Prima cosa èそうですね、なんだっけ、dango. Street food giapponese, dango. Avete già forse sentito dango? Dango è praticamente alla forma così pallina, così piccola, è fatto da farina di riso e acqua, è bollito nell'acqua, quindi diventa più sodo, e di solito 3 palline o 4 o a volte 5 palline insieme con, come si dice, spada, figo, con spiadina. Dango è con filo, bastoncino di legno con piccoli dango insieme, e sopra dango di solito c'è o caramellato o zucchero, o a volte c'è anche anko, che è fagioli rossi dolci, ma a volte c'è anche salato, però noi di solito consideriamo che sia un dolce. E dango è molto, come si dice, gommoso, e anche se sono piccoli, ma un po' riempie la pancia perché comunque è fatto da riso, e sono buoni. A me piacciono tanto dango, e questo puoi mangiare sia per strada. E poi cosa c'è? Non è che so. そんなでかいのはわかんない。poi c'èさつまいも, però si dice yakimo è praticamente patate dolce, però patate dolce giapponese è molto più dolce che quello che trovate qui, cioè il resto del mondo. Veramente dolce, soprattutto in autunno, in inverno, e praticamente grigliato, come dire, però essendo già patate proprio è dolce, puoi mettere anche senza niente, è già dolce, oppure mettono anche sopra burro, è veramente buono. A volte nelle scuole elementari, come una lezione di attività culturale, fanno yakimo con tutte le classi insieme, raccolgono le foglie, perché autunno cadono tante foglie di albero, e poi mettiamo fuoco, e poi con patate dolce, come si dice, involtiamo con giornale bagnato, e poi alla fine alumi foil, e poi metto dentro fuoco, e poi dopo 30 minuti già cotto. Ho fatto anch'io questa esperienza, è molto dolce, molto mi piace. Poi però questo negozio di yakimo a volte si sposta, cioè lui viene a venderlo fino a casa, cioè quando alla sera, soprattutto in inverno o in autunno,
si sente che c'è questa musichetta di Yakimo. Ishiyakimo oibo. Se sentite questa frase da fuori vuol dire che sta arrivando Yakimo Yasan, e poi esci fuori e lo prendi, voglio uno Yakimo, e copri, e lui sempre con, come si dice, carrero va in giro in città. È nostalgia, non so se ci sono ancora adesso, ce ne sono sicuramente, però una volta ce n'erano di più, adesso stanno forse scomparendo. Poi il terzo dolce che volevo presentarvi è, ma non è proprio food, cibo, ma una bibita tradizionale vecchissima che si chiama lamune. Lamune è bevande non alcolica, quindi senza alcol, ma come Sprite, cioè bibite con gassata, molto dolce, però questa bibite è dentro un bicchiere di vetro e prima di aprire c'è come tappo, però con pallina di vetro, e dovete schiacciare questa pallina di vetro che va fino a metà di questo bicchiere e cade, caram! E questa pallina di vetro fa come filtro, cioè nel senso che siccome questa bibita è amata soprattutto dai bambini piccoli, quando i bambini beve questa bibita che è abbastanza forte con gassata, perché gassata, se esce troppo allora soffoca. Però se c'è dentro questa pallina piccolina di vetro, allora esce piano piano. Quindi questo è soprattutto per bambini, ma anche per cioè chiunque può bere. E dopo aver bevuto questo lamune, i bambini spesso giocano che caran, perché dentro il bicchiere a metà c'è sempre questa pallina di vetro che se fai così suona taran, 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 taran. Quindi dopo aver bevuto tutti fanno, è bello. Un altro street food molto estivo si chiama kakigori. Kakigori è praticamente come granita, c'è ghiaccio tagliato con dentro una coppa e poi sopra montagna di ghiaccio tagliato mettiamo sciroppo di vari gusti, può essere melone, fragola o anche a volte sciroppo di latte, e poi si mangia con cucchiaio. E però alla fine, se mangiando fuori con caldo in estate, si scioglie, quindi alla fine puoi bere questo, diventa un bibite. Si chiama kakigori. Anche questo soprattutto ai bambini piace tantissimo. Soft cream caduta. E poi questo, il prossimo street food lo trovate soprattutto nei festival tradizionali giapponesi, che si chiama wata ame, ma praticamente wata ame è zucchero filato, quindi anche voi sapete, avete più o meno idea. Però zucchero filato giapponese spesso nei festival che trovate, siccome ci sono tanti bambini, per vendere di più, questo zucchero filato è confezionato, dopo aver fatto così, è confezionato da un sacchetto di plastica con il disegno di anime character, cioè personaggi di anime tipo Doraemon, Dragon Ball, Sailor Moon. Allora questo sacchetto è tutto rosa o rossa, e per i maschi invece il sacchetto è azzurro. Quindi anch'io quando ero piccola volevo, mamma mi compri quello zucchero filato con Sailor Moon, e però molto buono e molto si scioglie nella bocca. E poi un altro dolce di street food giapponese che mi piace tantissimo è crepe. Mamma mia, quando sento il profumo di crepe mi fermo perché devo comprare assolutamente. E ci sono tantissimi tipi di crepe, ma qua in Europa ho visto spesso crepe con gelato perché ci sono gelateria, però in Giappone ci sono anche gusti salati con
con tonno e uovo, però adesso parlo di dolce, con panna, fragola, con frutte, e gelato o pudino o torta, ci sono vari tipi ed è veramente dolce, veramente buono. È appena fatto, è ancora caldo, è veramente mi piace tantissimo crepe. Questo crepe è famoso soprattutto nella strada di Harajuku che si chiama Takeshita-dori. Takeshita-dori, su questa strada ci sono tanti negozi dove vendono crepe e tanti teenager giovani si fermano facendo shopping, si fermano e fanno pausa mangiando crepe. Baby castera. E un altro dolce si chiama, non so se si trovi tutto il Giappone, ma baby castera, cioè castella è tipico dolce di Nagasaki, ma versione piccolo, quindi baby. Ma alla forma come takoyaki, avete presente proprio pallina e dolce, pallina, castera a forma di pallina. Anche questo puoi prenderne 10-15 e mangi continuamente camminando baby castera, però forse senza bere niente dopo ti viene sete perché assorbe tutta l'acqua dentro la bocca, però buono. In questa puntata io ho provato di parlare continuamente più possibile senza tagliare troppo, però è stato abbastanza difficile perché se devo parlare sempre e poi mi dimentico cosa dovevo dire, poi non so come si dice in italiano, ma ho cercato di parlare più possibile continuamente e per fortuna ho scelto un argomento abbastanza facile perché se devo parlare di dolci, perché mi piacciono i dolci, quindi facile raccontarvi. Però se dovevo parlare di un argomento abbastanza specifico e difficile, allora forse non sarei riuscita a fare questa puntata. C'è anche un video dove parlo di street food salato, cibo di strada giapponese. Andate a vederlo! Quel video pieno di effetti speciali. Lo trovate qua, c'è qua il link. E questo video sarà pieno di katta. E grazie anche oggi e ci vediamo nella prossima puntata. Arigatou gozaimasu! Matane! Bye bye!